spariamo ancora una volta in... Oggi siamo in Abruzzo e quello dietro di me è il castello di Rocca Scalegna. Il castello di Rocca Scalegna è una struttura difensiva posta su una sporgenza rocciosa che gli conferisce una posizione dominante. L'ingresso è raggiunto tramite una gradinata ricavata da terrazzamenti sulla roccia e prima di giungere al castello si incontra la chiesa di San Pietro. Giunti all'entrata vi sono i resti del ponte levatoio. A destra si erge la torre di sentinella. Dal cortile è poi possibile raggiungere altre torri, quella angioina, quella del carcere, la cappella. Tramite un'ulteriore rampa si può raggiungere un'altra torre di guardia. Il castello fu edificato presumibilmente tra l'XI e il XII secolo dai Longobardi che occupavano la zona dell'Italia centrale. Quello che vedete alle mie spalle è la torre di sentinella ed è l'unica parte che era presente ai tempi e serviva come controllo tra la zona della valle del Rio Secco e i bizantini che potevano arrivare dall'Adriatico. Le prime testimonianze della presenza del complesso sono datate 1525 e riguardano opere di restauro. Di fatto, durante la sua lunghissima storia, questo castello ha subito numerose modifiche, sia logistiche che strutturali. Tra le più importanti ricordiamo come ad esempio nel XVI secolo vennero ricostruite le mura del complesso, questo per renderle più resistenti all'attrito, ai colpi della nuova artiglieria pesante. Ma ad esempio anche sotto la baronia degli Annecchino vennero costruite delle nuove torri difensive, così come durante la baronia dei Carafa, dopo il 1530, venne sviluppata la parte del complesso che vediamo in quella direzione e che riguarda sia il magazzino ma anche la cappella. Ma nonostante tutto, durante la sua lunga storia, questo posto fu utilizzato sempre solo a scopo difensivo, quindi militare, mai abitativo. Pare che una sola baronia lo utilizzò come residenza e fu quella Corvi tra il 1600 e il 1717. Qui, dove una volta si erigeva la Torre del Cuore, denominata così per il simbolo di un cuore presente su una volta della torre stessa, ormai crollata, soggiornava il barone Giuseppe Corvi. Durante il suo soggiorno venne anche distrutto il ponte levatoio e venne invece edificata la garita d'ingresso. Di questa torre è rimasto ben poco, questo perché il complesso nel corso della sua storia è passato anche tra le mani di signorie come gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi, fino però poi a subire secoli di abbandono che ne hanno ovviamente compromesso l'integrità strutturale. La torre crollò nel 1940. Il complesso infine ritrova nuova luce nel 1996. Dopo anni di restauro iniziati nel 1990, a seguito della donazione avvenuta nel 1985 da parte degli ultimi possessori del castello, i Crocenanni, al comune di Rocca Scalegna. Adesso è il momento di inoltrarsi nella leggenda. La leggenda di questo castello è tutta incentrata sulla baronia Corvi, che come abbiamo già detto fu detentrice del complesso tra il 1600 e il 1717. Più precisamente il protagonista fu Giuseppe Corvi, che era consueto appunto abitare all'interno del complesso. Pare che questo barone abbia istituito lo ius primi nocti,
ossia il dovere da parte delle neospose del feudo di passare la prima notte di nozze con il barone anziché con i loro mariti. Pare che fu proprio una di queste neospose che non accettò questa imposizione, oppure ancora uno dei mariti travestito da sposa che raggiunse inviperito le stanze del barone e lo pugnalò. Il barone, nei suoi ultimi attimi di vita, si pose la mano sul petto sanguinante e imprimette la propria mano su una roccia di questa che era la Torre del Cuore. E pare che, per quanto i paesani nel corso del tempo abbiano cercato di lavar via l'orma della sua mano, il sangue riaffiorisse ogni volta per rimarcare il suo proprietario. Purtroppo di questa pietra, come del resto della torre, non è rimasto niente, seppur c'è chi giura che prima del 1940 è riuscito a vedere quella roccia e che quella mano insanguinata ne era veramente impressa. Bisogna però fare molta attenzione ai falsi storici. Pare infatti che la base di questa leggenda, ossia proprio questo Ius Primi Nocti, non sia una legge mai esistita nel Medioevo. Non esiste traccia di questa legge né negli atti ufficiali né in quelli ufficiosi. Quindi pare sia in realtà un qualcosa nato negli anni successivi, sia per riempire magari le lacune di ciò che non si conosceva degli ordinamenti giuridici degli anni precedenti, oppure semplicemente per sfregio ai baroni e ai signori che avevano preceduto. Difatti Giuseppe Corvi fu anche nominato Corvo de Corvis proprio per la sua ipotetica tirannia, tanto che si dice che obbligasse i propri vassalli anche ad adorare addirittura un corvo, quindi un animale, anziché diciamo la classica dottrina religiosa. Ma se l'omicidio di Giuseppe Corvi è solo leggenda, qualcun altro è veramente morto nei pressi del castello. Parliamo di Orazio Caraffa, anch'egli poco clemente con gli abitanti del proprio feudo, tanto da trovare la resa dei conti fatale tra le vie del borgo. Questo secondo una prima versione, mentre secondo un'altra versione fu trovato morto di stenti nei campi circostanti, durante un periodo di carestia. C'è chi giura invece che questo castello ha davvero qualcosa di sinistro e che l'anima del barone gira ancora tra queste mura, ed è quello che cercheremo di scoprire questa sera.